샤와미치, 우리 친구분들 그동안 안녕하셨어요? 오늘은 할머니가 이상한 데서 여러분들한테 인사드리죠. 오늘은 제가 우리나라에 와 계신 이태리 대사님 관저에 지금 와 있어요. 오늘 우리 대사님 모시고 재밌는 시간을 가져보려고 해요. 이태리 속담과 한국 속담을 비교하면서 두 나라의 문화의 유사점과 차이점을 대사님하고 같이 얘기해 보려고 하거든요. 페데리코 파일라 대사님을 여러분께 소개합니다. Ciao amici. Allora, lei può presentarla cosa fa lei in Corea e poi... Sì, mi chiamo Federico Failla, sono ambasciatore italiano in Corea da poco più di un anno, sono arrivato qui infatti nel marzo del 2019. Per me è la quinta volta che sono in Asia, quest'anno ho scoperto la Corea, un paese bellissimo. Quindi quinta volta in Asia. Che paese lei è passato? Sono stato a Hong Kong, in Cina, in India, in Indonesia e adesso in Corea. Benvenuto. Grazie. 아, 근데 그 전에 제가 여러분한테 양해를 구할게요. 할머니가 사실 42년 전부터 이태리 왔다 갔다 공부하고 살고 일하잖아요. 그런데 이태리 말을 공부한 사람이 아니기 때문에 가끔 틀릴 수도 있어요. 그럴 때 저 할머니 저거 틀렸는데 그러지 말고 넘어가 주시는 아량을 베푸셨으면 할머니가 덜 긴장할 것 같아요. Allora, lei pronto? Di cominciare. Allora, lei lei saprà tanti proverbi in italiano, però il più importante proverbio lei cosa può presentare ai miei amici? Ci sono appunto tanti proverbi, se vogliamo cominciare con un proverbio che è importante, il mattino all'oro in bocca. Il mattino all'oro in bocca. Anche in Corea c'è un proverbio come simile, chi alza presto si mangia bene. Anche in Corea per il mio canale ho fatto presentare il mio morning routine. Può presentare il suo morning routine ai miei amici? Allora, c'è una morning routine prima del Covid-19 e una dopo il Covid-19, perché in tempi normali appunto a mattina mi alzo abbastanza presto verso le 7 per essere alle 9 in ufficio. Quindi cominciare a lavorare a partire dalle 9. Mentre adesso abbiamo un po' cambiato gli orari in ambasciata dovuto all'epidemia e quindi io la mattina lavoro da casa, mi alzo sempre allo stesso orario e poi il pomeriggio vado in ufficio, però la mattina rimango a casa a lavorare da casa. E quale più preferisce? No, forse preferisco prima del coronavirus. Vero che la mattina sto a casa, però poi adesso ci sono molti incontri in videoconferenza con l'Italia, ma spesso vanno a finire molto tardi la sera per il fuso orario, per la differenza di 7 ore di fuso orario. Quindi preferivo come era prima. Gli italiani come passano la sera? Ovviamente dipende anche dall'età. L'età è molto importante. Certo, sì. Comunque specialmente nelle zone dove c'è bel tempo si tende a stare la sera in compagnia fuori per passare un po' di tempo insieme. Ma spesso si va anche cioè si andava spesso a cenare fuori prima del coronavirus. Io spero che questo tornerà molto presto. Infatti quando ho sentito da telegiornale che gli italiani piacciono di uscire, prendere il sole, incontrare amici, invece adesso è proprio bloccato nella casa, mamma mia, che soffriranno tanto. È stata una sofferenza. Sì. Infatti. Allora, passiamo al numero 2. Roma non fu fatta in un giorno. Roma non fu fatta in un giorno. Anche in Corea ci sono un proverbio molto simile. Per andare lontano è importante il primo passo. Certo. Per i miei amici, lei anche per arrivare come un ambasciatore così importante, lei da giovane avrà fatto tante carriere, anche deve preparare di arrivare a questo punto. Sì. Cosa ha fatto? Lei, come sua abitudine? Beh, voglio dire, io ho scoperto l'Asia per caso, perché la mia prima sede è stata a Hong Kong, ma è stato in Asia prima, però da quel momento ho capito che mi sarebbe piaciuto molto vivere in Asia.
e quindi ho cercato di studiare sempre di più appunto tutta la storia dell'Asia o le società dell'Asia per cercare di, appunto, di poter lavorare qui, quindi diciamo il mio impegno costante è stato cercare di capire meglio l'Asia. Devo dire che dopo tanti anni credo che questo non sia un lavoro possibile in una sola vita, insomma. E poi adesso noi stiamo parlando, Roma non fu fatta in un giorno. Quasi tutti i coreani quando vogliono andare in Italia, per adesso è un po' difficile, però lei come può presentare Roma ai miei amici coreani? Tanto spero che presto gli amici coreani possano tornare in Italia, perché noi siamo molto contenti, ci sono tantissimi coreani che ogni anno visitano l'Italia. Roma è una città unica al mondo, non ci sono altre città come Roma nel mondo, non vuol dire che è la più bella, la più moderna, quella che funziona meglio, però non c'è nessuna città al mondo dove si possono trovare, dove si può trovare tanta storia e tanta arte quanto a Roma. Si parte appunto dall'impero romano e poi dopo il Medioevo e poi il Rinascimento e poi la Roma moderna. Credo che nessuna città al mondo abbia così tanta ricchezza di storia. E poi a Roma, d'accordo, sì, sì. Poi a Roma c'è anche un'altra cosa che la rende unica. Dentro Roma c'è un altro Stato, lo Stato del Vaticano, che è uno Stato molto particolare, però anche lì appunto la Basilica di San Pietro e tutti i musei vaticani credo che siano cose uniche al mondo che non si possono trovare da nessuna parte. Italia come un museo, tutto, giusto? Però tranne di Roma, se lei può suggerire un'altra città. È molto difficile perché appunto ci sono varie città, c'è Venezia che è un'altra città unica al mondo perché è costruita su una laguna, la stessa Milano, città adesso che è veramente città molto internazionale e poi è la capitale della moda, è la capitale del design, è la capitale di tante cose, dell'arredamento, potrei dire Firenze che è un'altra città meravigliosa, o Napoli o la stessa Sicilia, insomma. Non finirò mai. E appunto visitare l'Italia vuol dire tornarci molte volte. Noi speriamo che gli amici coreani possano tornare molte volte in Italia. Quando passa di coronavirus, Quando sì, passa, certo. Allora, gallina vecchia fa buon brodo. Gallina vecchia fa buon brodo. gallina vecchia fa buon brodo. Tanti anni fa, quando ho sentito questa frase, questo proverbio, sentivo un po', mi offendeva. Secondo me io sono gallina vecchia. Quindi... Sì, il proverbio vuol dire sicuramente il significato è quello dell'esperienza. Però secondo me c'è anche un altro significato. C'è sempre qualcosa di utile da fare con certe cose, non si deve mai buttare nulla. Infatti, e poi quando ho sentito, come le ho detto, sentivo un po', mi offende, perché io sentivo di gallina vecchia. Però anche in Corea c'è un proverbio simile, la vecchia sa tutto. Quindi noi quando accumuliamo l'età, anche accumuliamo la saggia e poi anche di esperienza, giusto? Come lei pensa per accumulare età? L'età è una cosa oggettiva, però io vedo che molta gente è vecchia quando è ancora giovane, nel senso che di mentalità è proprio molto vecchia, non riesce a sorprendersi, non riesce a immaginare, vuole vivere una vita troppo tranquilla, vuole vivere una vita troppo... E invece vedo molte persone che magari possono essere definite anziane che sono molto invece giovani, perché sono giovani con il cervello, hanno sempre voglia di imparare nuove cose, di cercare nuove cose. Quindi, e ovviamente imparare nuove cose con l'esperienza è una cosa molto, molto interessante. Quindi lei sta sottolineando di avere la curiosità. Sì, anche se poi, come qualcuno dice, l'esperienza vuol dire fare nuovi errori, non fare quelli vecchi, farne nuovi, non ripetere sempre gli stessi, ma farne di nuovi. Bene, una cosa proprio bella, grazie. Chi fa da sé fa per tre, chi fa da sé fa per tre.
Allora, in Corea non c'è questo proverbio, però capisco perché quando concentra da solo può fare il suo massimo, giusto? Sì, questo sicuramente, ma vuol dire anche che bisogna cercare aiuto, però non bisogna sempre aspettare. Innanzitutto bisogna cercare di fare le cose secondo le proprie capacità, perché altrimenti aspettare sempre l'aiuto degli altri non va bene, bisogna prendersi le proprie responsabilità e quindi cercare di fare al meglio e se uno vuole fare una cosa secondo i suoi criteri bisogna che sia lui a dirigere, a fare il progetto, insomma, non aspettare dagli altri un aiuto sempre e comunque. Capite? Adesso capisco perché i giovani italiani è molto indipendente, quindi forse anche questo, ho sentito da questo proverbio da piccolo. Sì, diciamo che in Italia c'è molto individualismo. L'abitudine a lavorare insieme c'è, ma spesso si preferisce l'iniziativa individuale. Quindi questo è un proverbio che rappresenta abbastanza bene. Adesso come a scuola oppure alla famiglia educano come collaborazione oppure C'è l'idea che ovviamente non si vive da soli e che bisogna lavorare con gli altri, bisogna cooperare con gli altri, però la prima cosa bisogna contare su se stessi. Bisogna sempre pensare che la persona deve essere quella che si prende le responsabilità, poi in caso può cercare aiuto, ma non aspettare sempre. Sì, una cosa molto, i giovani devono sapere imparare. Certo. 오케이. 자, 우리 아미치들 즐거우셨어요? 이렇게 속담을 통해서 보니까 한국하고 이태리하고 비슷한 것도 많고 또 다른 면도 있고. 근데 사실 이태리 속담에 그런 게 있어요. Il mondo è un paese. 세상은 조그만 마을이나 같다고. 그러니까는 어디나 사람 사는 건 다 비슷하죠. 희노애락도 다 비슷하고. Grazie di essere così disponibile. Grazie E poi ha dedicato il suo tempo per i miei amici. Allora lei può salutare i miei amici. Certo, saluto tutti gli amici dell'Italia, saluto gli amici della nonna, tutti coloro che seguono questo bellissimo programma e spero che così conosceranno un po' meglio l'Italia. Bene. 우리 아미치들을 위해서 귀한 시간 내주신 우리 대사님께 저는 박수 한번 보내드리고 싶고 그 다음에 같이 우리 아미치들께 인사드릴게요. Grazie mille. Grazie. Allora salutiamo amici. Ciao. Ciao. amici. Lei avrà avuto di occasione per ordinare di ice americano. Questi giorni adesso ho scoperto. Lei può immaginare come loro dicono i giovani. Non lo so, Sam. Ah ah. Ah.